E benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Palo. Era inevitabile, ho solo rimandato perché non sapevo come affrontare la questione, da che punto di vista, se dal punto di vista del tifoso, dal punto di vista di uno che fa cronaca. E oggi voglio fare una mezza via, diciamo. Voglio sapere assolutamente il vostro pensiero sulla situazione. Io quello che voglio andare a fare oggi non è tanto dire quello che penso sulla trattativa, fare un discorso emozionale, solo quello, perché tanto comunque vedo molti commenti dei tifosi che già lo fanno per me, tra virgolette, e esprimono comunque un pensiero che il 99% dei tifosi del Venezia, cioè, condividiamo. Quello che voglio andare a fare oggi più che altro è ricostruire, ragionare sul perché sta prendendo piede questa trattativa e perché non si è fermata da subito. Perché comunque andasse, crea una crepa tra tifosi e società, questa roba qui. Comunque andasse che anche all'ultimo poi Giampaolo si cambia idea e tutto, non accetta più l'ingaggio, che sembra averlo fatto, del Palermo, dice no, la piazza è più importante, mi piace vivere qui, ho trovato il mio habitat naturale, tra virgolette, quindi sto qui. Comunque creerebbe, c'è già una spaccatura tra tifosi e società. Quello che voglio andare a fare oggi è un ragionamento sul perché ha preso piede questa trattativa e perché non si è arenata subito, perché non si è bloccata subito, non si è fermata a un colloquio per dire ci interessa, il Venezia che dice no, il DS, Antonelli che dice sì, ci fa piacere, però insomma è il nostro simbolo, ciao, arrivederci. Vado a dire quindi quelli che sono i miei ragionamenti, però appunto voglio sapere tantissimi pareri vostri, cioè perché quello è il mio parere, adesso quello che vi andrò a dire, però mi interessa davvero il vostro commento, quello che pensate sulla questione, e invito anche quelli che magari non commentano mai, che io in primis da usufruttore di altri video sono il primo magari a non commentare, sono solo quello che guarda. In questo caso vi chiedo di più possibile di dire la vostra, perché voglio sapere, voglio avere più ampio range di pareri sulla vicenda, perché appunto io adesso vi vado a dire il mio, ma potrebbe non essere quello vero, quello definitivo. Ho cercato di fare un ragionamento che arrivasse il più vicino possibile alla verità dei fatti, però sicuramente magari non ne sarà così, però ho cercato di fare il mio ragionamento. Io voglio sapere anche il vostro, quindi scrivetelo qua sotto e vi leggo e vi commento anche, rispondiamo, perché sarà una sorta di terapia di gruppo probabilmente. Quindi partiamo dai fatti. Arriva la notizia di Di Marzio, cosa sarà stato? 3-4 giorni fa, forse anche un po' di più, però finiva lì, nel senso era una notizia, Palermo interessato al giocatore, appunto io comunque l'ho riportata sulle storie di Instagram del nostro canale, e però vabbè, nel senso finiva lì, nel senso ci sta, è un interesse, per carità, Di Marzio lo riporta, è il suo lavoro, è un esperto di calciomercato, però di lì a passare che la notizia nei giorni prende sempre più piede, la trattativa non è che viene bloccata subito, continuano i colloqui, già certi tifosi si incominciano a fare delle domande, ma perché non si è fermata subito? Però vabbè, finché sono solo notizie così, possono essere anche robe leggermente inventate, per carità. E vabbè, quindi la trattativa di fatto prende piede e arriva la notizia poi di Matteo Moretto, un altro esperto di calciomercato su X, grande esperto di calciomercato, è praticamente un collaboratore di Fabrizio Romano o qualcosa del genere, comunque sono in grande amicizia, comunque in contatto lavorativo, e dice poi un palo verso il Palermo, trattativa in chiusura, questa è la dicitura, mi pare, o simile comunque. E lì si scatena il putiferio, tifosi che protestano, giustamente, fuori da Cavenezia, lasciano striscioni e tutto. L'unica roba che va un po', diciamo, a placare l'ira del tifo è il fatto che manca l'accordo tra le società. Però di fatto comunque la protesta, giustamente prende piede perché l'accordo, cioè se gli esperti di mercato si esprimono, e Matteo Moretto fidatevi che è uno che se ne esce solo quando le cose sono molto ben indirizzate. Di fatto lui ha scritto trattativa in chiusura e non trattativa conclusa domani è a Palermo, perché non è così, però comunque se di base c'è l'accordo tra giocatore e club,
tra i due club comunque non c'è l'accordo, ma c'è una base di accordo, scrive quello. Ha senso scrivere trattativa in chiusura. Comunque, al di là di queste leggere smentite, perché cioè, smentire è un'altra cosa per me. Smentire è dire no, non c'è nulla, non c'è proprio la trattativa, è una cavolata. Invece così non è. Giustamente quindi i tifosi hanno protestato per dire ma com'è possibile? Me lo sono chiesto anch'io ovviamente, cioè tutti. Infatti poi i nomi dei sostituti per ribadire il fatto che la trattativa fosse vera e che erano usciti appunto i nomi dei sostituti dallo stesso tipo di Marzio, che diceva si parla di Shomurodov, Belotti, e solo ieri è uscita la notizia anche di un possibile interesse per André Silva, che ha giocato anche in Italia al Milan, capito? Quindi sono già usciti i nomi sostituti, di possibili sostituti, quindi vuol dire che se sono usciti i nomi vuol dire che la trattativa comunque è ben impostata da un po' tutti i punti di vista. C'è da dire che oggi il giocatore si è allenato in gruppo, però comunque ci sta, nel senso che cioè è normale, nel senso che finché non c'è il via libera definitivo, il giocatore deve allenarsi, comunque è comunque sotto contratto, non è che poi il giocatore è un professionista serissimo, quindi per carità. E questa è un po' la cronaca di quello che è successo. Ma la vera domanda secondo me è: ma come è potuto succedere? Cioè, perché la trattativa ha preso piede? Appunto la domanda che mi facevo un po' all'inizio: perché non si è arenata subito? Perché se va tutto bene col giocatore, se va tutto bene col club, nel senso che il giocatore è contento di stare qua e di fatto lo è ancora, cioè lo è sempre stato, si trova, è felice, ha famiglia qui, ha la famiglia qui, quindi in teoria quello ci siamo. La società è contenta del giocatore e cioè almeno fino a 3-4 giorni fa pensavamo tutti di sì. Se queste sono le premesse, la trattativa neanche inizia, cioè non si avvia proprio, e invece così non è successo, come sappiamo. Quindi c'è qualcosa che non va. E molti hanno detto è la società che ha bisogno di soldi, che vuole incassare perché appunto annusa la Serie B probabile e cerca di andare all'incasso. Però secondo me non è del tutto vero. Vero che abbiamo avuto problemi in estate giganteschi, rischiando anche il fallimento. Per fortuna è arrivato Drake con i suoi investitori, amici investitori, e hanno un po' salvato la situazione, e quindi ci sta che abbiamo quel tipo di paura ormai a prescindere. Però secondo me in questo caso non è quello. Perché? Ok, ogni società ha bisogno di soldi, per carità, tutte, ma veramente tutte. Però in questo caso secondo me non è la ragione principale, nel senso che anche in estate abbiamo comunque fatto acquisti a titolo definitivo, quindi dei soldi ci sono per fare operazioni sicuramente di un certo tipo, devi fare operazioni intelligenti, devi rendere con il minimo sforzo e il massimo risultato, questo è vero. Però per dire, anche in questa sessione, già per dire quello che è arrivato, Cech Koundé l'hai preso a titolo definitivo, sono 2 milioni, 3 milioni, non mi ricordo bene adesso, li hai buttati lì, li hai messi. Sta per arrivare in teoria Kike Lopez, lo riporta Nicolò Schira, che è un altro esperto di mercato, quindi di fatto vai ancora a spendere, e lì mi pare che si tratta di 1 milione bonus, mi pare di aver letto così. Quindi il discorso dei soldi, ragionandoci un po', per me non regge. Per me non regge perché se avessimo fatto solo acquisti a prestito con diritto e finisce lì, prestito con diritto che si trasforma in obbligo, ok, ancora, ma prestito con diritto vuol dire che sostanzialmente paghi l'ingaggio e finisce lì, state a decidere se riscattare, boh. Ma invece stiamo anche facendo acquisti a titolo definitivo, stiamo facendo un po' un mix, e quindi non è questa secondo me la ragione principale del fatto che la trattativa sta continuando. Quello che penso io è che secondo me è un po' la ragione principale che ha scatenato l'avvio di questa trattativa è il fatto che per lo stesso allenatore, per Di Francesco, secondo me Poyampalo non è insostituibile. Cioè, per dire, in tutta questa prima parte di stagione, e noi in primis nel canale comunque l'abbiamo più criticato che altro, ma veramente. Però forse siamo stati anche un po' ciechi nella situazione dal punto di vista tattico, nel senso che Di Francesco l'ha inserito sicuramente in un sistema tattico che con lui per me non c'entra nulla, ma basta solo fare il paragone con quello che Poyampalo era l'anno scorso, quando giocava con 2 punte.
prima parte di stagione dell'anno scorso ha giocato con Jonsen, e Jonsen è una seconda punta un po' più mobile, per carità, di un Gittker che invece è stata la seconda punta nella seconda parte di stagione, quando poi Jonsen è partito, e lì abbiamo visto il migliore Poyampalo sicuramente. Al di là della categoria, a due punte è proprio un altro attaccante, è devastante, e da lì poi forse è nato veramente l'amore che abbiamo per questo bomber. Adesso palesemente non è così, cioè palesemente ok, molti stanno dicendo sì, però ci ha portato 6 gol, per carità, verissimo, verissimo, nessuno può dire nulla, ma di 6 andiamo a vedere come, nel senso 3 sono rigori, uno è il gol che fa contro l'Empoli, bravo, che è andato a pressare su Vasquez, e il rimpallo fortunoso va dentro, la palla va dentro ed è gol. Solo gli altri 2 sono su azione, quindi anche lì ti fa capire che le prestazioni non sono state buone, ma è colpa sua o è colpa di come lo mette in campo Di Francesco? Su questo diciamo che non ho un pensiero definitivo. Penso che sia sicuramente entrambi i fattori a incidere, ma sicuramente ho poco considerato per ora, su questo faccio mea culpa, il fatto che giochiamo in maniera completamente diversa rispetto all'anno scorso, soprattutto a livello offensivo, che è meno cercato, che è meno al centro del progetto, e anche questo è un fattore da considerare nel progetto tecnico-tattico, e quindi di fatto va a incidere sul giocatore che non è una macchina, è una persona umana. Ma qui molti potrebbero dire, ma scusa, ma sarà più importante Poyampalo di Di Francesco? Non lo so, perché nel senso, vi ricordate quando Di Francesco era in bilico prima di Venezia Como? Antonelli ha dovuto andare in conferenza stampa a dire: oh, smettetela di dire che lo esonereremo in caso di sconfitta, perché non è così, ha un contratto fino al 2026 e su di lui ci puntiamo tantissimo, fiducia confermata in ogni caso. Comunque molti hanno detto: ma scusa, se noi cediamo Poyampalo, e non l'hanno detto così, l'hanno detto con un po' di più incazzatura, diciamo, ma se noi cediamo Poyampalo la Serie B è assicurata, cioè è una sorta di resa. E qui vi riporto sempre le stesse parole di quella conferenza stampa dello stesso Antonelli, che aveva detto: cioè noi lotteremo fino all'ultimo per rimanere in Serie A, ma la Serie B, riporto come mi ricordo perché non sono andato a ricercarle di nuovo, però l'ha dette, però anche la Serie B è un'eventualità, ma nel senso è nell'ordine delle cose, non è così assurdo, non succede niente in caso che si vada, quindi non dico che è preventivato, però non succede in cataclisma se succedesse. Quindi l'eventualità di Serie B è un fattore, cioè è un'eventualità che hanno già messo in conto, ce l'ha detto, quindi non è che c'è tanto da sorprendersi. E tra l'altro ha fatto capire che in caso di Serie B l'allenatore ha un contratto fino al 2026, quindi c'è già anche un accordo tra Antonelli e Di Francesco sul fatto che anche se si va in Serie B rimane lui l'allenatore. Io ho capito questo e mi sembra che quella volta lì sia stato anche molto chiaro. Quindi riepilogando un attimo, perché gli elementi sono tanti. Giocatore scontento della gestione tattica dell'allenatore, perché come ho detto una persona sicuramente si rende conto di non star rendendo come rendeva l'anno scorso, al di là che è Serie B e poi questa è Serie A. Proprio dal punto di vista tattico qualcosa è cambiato e lui non è più al centro del progetto tecnico, non è neanche più prolifico come prima, perché guardiamo comunque il dato dei 6 gol, cioè sono 3 rigori e tutto, 2 soli gol, 3 soli gol su azione. In più una figura come l'allenatore che a questo punto ha comunque grande rilevanza, grande potere, non dico decisionale, però incide fortemente perché ha la fiducia della società. Di Francesco secondo me che ha anche abbastanza voce in capitolo, tra l'altro sul mercato, questione fondamentale qua, non dico sui nomi ma almeno sulle caratteristiche che vuole. Per carità è anche legittimo. Andiamo ad aggiungere che la società è a conoscenza ovviamente del pensiero che ha Di Francesco su Poyampalo. Quando arriva quindi l'offerta del Palermo, la società prende in considerazione e non lo valuta più imprescindibile dal punto di vista tecnico del campo. Non parlo dal punto di vista simbolico di cosa rappresenta per noi tifosi. Quindi arriva l'offerta del Palermo, la società valuta l'offerta e adesso c'è la trattativa, e la trattativa è purtroppo molto ben avviata. Notizia dell'altro ieri,
Poyampalo avrebbe tra l'altro accettato l'offerta l'ingaggio offertogli dal Palermo, quindi dal punto di vista del giocatore le cose sono fatte. Tra club, tra Palermo e Venezia manca solo l'accordo finale, quindi ci sarà da limare qualcosa, ma secondo me purtroppo è tutto molto molto ben indirizzato. Per me queste quindi sono un po' le ragioni. Riassumendo velocemente, Poyampalo scontento per la gestione tattica e non più al centro del progetto, non più così prolifico. Di Francesco scontento dal punto di vista tattico di Poyampalo perché non è il suo attaccante, vorrebbe altre robe, un attaccante con altre caratteristiche. Società che tiene su un piedistallo Di Francesco e tiene molto conto del suo pensiero, prende atto della situazione, arriva l'offerta del Palermo e diciamo accetta di trattare perlomeno. Questa secondo me è un po' la successione dei fatti, però ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate, ditemi se è una ricostruzione possibile o appunto non la pensate così ed è successo in altri modi. Voglio sapere davvero i vostri pareri, scrivetene il più possibile qua sotto, anche quelli che non commentano mai. Io vi aggiungo che secondo me tutta sta roba qua che è successa l'anno scorso non sarebbe mai potuta succedere con Vanoli. Non perché Vanoli avesse un certo tipo di carattere, tutte quelle robe lì, ma perché era al centro del progetto tecnico, perché era importante per i tifosi. Lui era contentissimo, lui si sentiva a casa e poi anche per l'allenatore ovviamente, che lo vedeva come al centro del progetto e il giocatore su cui focalizzare l'intero gioco. Ora, diciamo che al di là dell'amore della piazza, che quello rimane ovviamente, forse dal punto di vista umano, tattico, tecnico, il giocatore non è più a suo agio. Non che non sia più agio nella piazza, non è più a suo agio nel campo, però questo incide, cioè, è pur sempre il suo lavoro, no? Per me quindi la ragione finale, per dirla in modo più spicciolo possibile, di questa trattativa che può indirizzarsi, che può arrivare a buona conclusione, è il fatto che c'è nasce tutto dalla incompatibilità tattica tra Di Francesco e Poyampalo. Per me questa è la vera ragione di fondo e io non so cosa dirvi, non so, adesso vedremo comunque come si evolverà la situazione. Siamo qua anch'io come voi a leggere le notizie, a commentarle. Io l'ho fatto qua davanti a voi, ditemi voi qua sotto cosa ne pensate, scrivetelo pure e speriamo, cioè vediamo cosa succede. Non ho fatto un discorso emozionale, ho voluto solo ricostruire i fatti perché secondo me c'è un bel casino. È una mia versione, però ditemi voi cosa ne pensate, scrivetelo qua sotto e nulla. Sempre Forza Venezia, sempre Forza Unione.